Volando Channel. Sesta puntata. Oggi è il giorno del collaudo. Da qua vedo già la macchina, vedo che hanno già montato le pale e vedo che credo che sia Paolo che sta armeggiando sulla testa del rotore. Adesso incontriamo Luca e capiamo tutto. Alberto, ben arrivato. Eccoci qua, questa è la vostra pista nel quale fate i collaudi, la pista Magni-Gyro nel quale fate tutti i collaudi dei mezzi. Il mezzo è questo. Esatto, lo conosci bene, Lo conosco nei dettagli ormai. molto, molto bene. E cosa sta facendo Paolo in questo momento? Paolo si sta preparando la macchina per cominciare le prime operazioni di collaudo, quindi andremo oltre ai controlli chiaramente giornalieri di prima messa in servizio, installiamo velocimetri e accelerometri per conoscere e leggere un po' le caratteristiche della macchina. Ok, noi che cosa ci dobbiamo aspettare a livello? Cioè lui mette dei sensori sul rotore, ma per vedere, non so, vibrazioni, fammi capire. Esatto, quello che dobbiamo andare a fare è la bilanciatura del rotore, la prima operazione da fare dopo l'involo, il primo involo del velivolo. Ok. Abbiamo un periodo in cui controlliamo che tutti i parametri siano corretti, poi ci mettiamo in volo livellato e leggiamo i valori di vibrazione nominale del rotore. Noi chiaramente andiamo a leggere frequenza e fase di naturale della vibrazione. Ok. E in base a questi due parametri siamo in grado di estrapolarli tramite una polar chart, Sì. quindi capire dove è la vibrazione nei vari assi rispetto a un centro che sarà il nostro obiettivo, Sì. e poi quindi conosciamo, interpretando questi punti, il tipo di intervento da fare sul rotore per ridurre le vibrazioni. Okay. Hai Qui dei cosa avremo parametri? sul tablet? Che Sì, lo qui riprendo abbiamo- così le vediamo un po' insieme. Cioè dei abbiamo parametri, un esempio, giusto? poi in volo chiaramente avremo la schermata definitiva o comunque in tempo reale. Questo è il risultato di una polar chart. Ok, vediamo un attimo, ecco lo sto riprendendo, ecco, spero che si veda. Questa è una polar chart dove ci sono una serie di Palline e quadratini. palline e quadratini. Che cosa vogliono dire questi palline e quadratini? In base alla posizione di quei pallini o quadratini noi conosciamo le ampiezze e la fase di vibrazione Ok. che dal rotore si ripercuote su tutto. Qual è il nostro obiettivo? Cos'è? Arrivare vicino al centro? Vicino al centro, qua non possiamo zoomarlo, però l'idea è di stare Questa al di sotto di un una valore. immagino che sia una vecchia centratura, immagino. Esatto, questa qui è una bilanciatura già Bilanciatura, eseguita, certo, che scusa, ci consente di dare un'idea di quello Ok. che ci aspetteremo in volo. Quindi noi avremo dei parametri, diciamo, istantanei in tempo reale, e poi andremo in determinate condizioni, dopo aver stabilizzato il velivolo, a memorizzare questi dati per poterli poi interpretare e sapere poi il tipo di intervento da fare sul rotore. Sono emozionato, partiamo? Però sono Pronti? anche molto gasato. Paolo, è a posto? A posto. Andiamo. A bordo allora. A bordo, andiamo a bordo. Metto le cuffie. Ok. Vai. Metti in moto. Sì. Ok. Adesso abbiamo messo in moto, siamo pronti a inserirci in pista. Traffico oggi non ne abbiamo, quindi possiamo operare senza grossi problemi. Motore in moto, tutto quanto in arco verde, in movimento. Ok, traffico non ce n'è, andiamo in allineamento pista. Perfetto. Ora andiamo a fare gli ultimi controlli prima. Per cui dicevi Del prima decollo. una partenza, sentiamo la macchina in avvio, giusto? Sì, esatto, questo è il primo decollo. Allora, controlli, freno di parcheggio inserito, tutti gli interruttori sono inseriti, breaker tutti giù, Perfetto. tutti i parametri in arco verde, porte chiuse, cinture allacciate, altimetro azzerato, lo aggiustiamo. UFE. Sì, lo mettiamo sull'eco, tanto siamo qua a casa, non c'è problema. Lanciamo fermo comando, trim e scarico, via freno rotore, tutte le spie sono spente, porte chiuse, tu sei a posto? Sì, sono a posto. Ok. Rilasciamo fermo comando, libertà di movimento, ce ne abbiamo. Traffico assente, tutte le spie spente, andiamo. Innesto per rotazione, 1800 giri, innesto avvenuto, mi sembra regolare. Eccoci qua, i giri in aumento. Eccoli qua, il giro in aumento. E ci siamo. Abbiamo 150 giri, portiamo la barra in posizione di decollo.
Allora, per cui adesso cercare di sentire che sentivi la macchina. Sì, adesso noi andremo molto gradualmente con l'erogazione di potenza, una volta rilasciata la valutazione. 200 giri raggiunti, anche superati. Sei pronto? Prontissimo. Vado, rilascio e andiamo col gas. Andiamo a dare potenza, sentiamo che la coppia comincia a farsi sentire. La macchina accelera dolcemente in pista. Ok, bilanciati. Full power e andiamo all'involo. Eccolo qua. Andiamo a guadagnare velocità in salita e cominciamo il premaggio. Ok. Piena potenza, i parametri sembrano tutti ok. Avvisami quando fai le prime manovre, come dicevi. Adesso vireremo, facciamo un 270 a destra per far aumentare i giri. Eccoci qua. Un minuto alla verticale. In piena potenza, 400, 420. 1500 piedi. Possiamo cominciare a livellare. 427 giri ho visto. Andiamo via nella zona operazioni dove andiamo a bilanciare. Ok, qua mi si è momentaneamente spento. Adesso andiamo ad accenderlo. Eccolo qua. Eccolo qua. Lo connettiamo. 2 minuti stati, credo. Ci siamo. Nel frattempo ci mettiamo alla rincorsa. Adesso stiamo in una fase in cui stiamo attendendo che le misurazioni si stabilizzino Sì? e i giri del rotore anche, per ottenere poi una misurazione più stabile possibile dell'entità di vibrazione. Benissimo. Ok, qui vedi che cominciamo a avere già qualche dato. Siamo già molto buoni, siamo all'interno del... Mi sembra molto buono, aspettiamo, Esatto, possiamo passare un siamo- attimo la radio che tanto siamo in un Tiriamo luogo, giù, tanto adesso non ci serve. in questo momento non ci serve. Siamo all'interno dello 010 IPS che per noi è... effettivamente non riscontriamo vibrazioni particolari sulla cellula nemmeno Infatti non sulla vedo barra. neanche la barra, praticamente No, tutto molto stabile. molto tranquilla. Esatto. Com'è? Vola! Mamma mia, vola sì. Abbiamo un traffico là davanti. È in Eccola lì, discesa. discesa. C'è una pista anche qua? No. Ah, ok. Ok, direi che la macchina è in ordine per adesso, quindi cominciamo a rientrare verso l'area di collaudo, virata a sinistra, vediamo come si comporta e andiamo a verificare un po' le caratteristiche di volo e i vari regimi di velocità. Ok. Adesso abbiamo un po' di sole in faccia, ma Vabbè, ci fa una bella luce in volto. esatto. Facciamo vedere la velocità un pochino più bassa se tutto si mantiene o non abbiamo effetti indesiderati. Sì, vedo che qua si stanno allungando. Ok, adesso si stanno riavvicinando, ecco qua, si sono riavvicinati. La macchina mi La sembra macchina bella bilanciata. buona, Abbiamo le autorità di pedaliera, ci siamo. risponde bene. Com'è? Meraviglioso. È semplicemente meraviglioso. Direi che funziona. Assolutamente sì. Da su con poco anche, 4000... Beh, Sì, oggi usciamo con 4200 giri a questa velocità, dovremmo tranquillamente rimanere livellati intorno alle 70 miglia. Andiamo a cercare un po' la VNE o comunque a capire un po' la velocità se ad massima. alta velocità Vediamo un po' se qua... vediamo qualcosa di anomalo. Quant'è la velocità massima che raggiungiamo? Ma noi qua andiamo a portarci intorno alle 100 miglia, quindi 160 all'ora. 160 Poi all'ora. spingeremo un briciolo di più per capire se abbiamo qualche fenomeno. Non sei neanche al Di massimo, mi stabilità. sembra di vedere il motore. Quindi andiamo a mettere giù un po' il naso e poi assecondiamo con la potenza per non perdere quota. Eccoci qua. 100 Siamo che belli miglia. veloci ora, E vedi che anche a questa velocità si pilota con due dita.
Bene, bellissimo. Non ci sono problemi. Direi che è tutto nella norma. Meraviglioso. Sì, i parametri di volo sono corretti. Andiamo un pochino a far smaltire le velocità cambiando un po' assetto, lo mettiamo in virata e via. Cielo è libero, andiamo. Andiamo dall'altra parte, a destra, potenza costante. C'è un velivolo là a sinistra. Sì, probabilmente è in avvicinamento. Andiamo a prenderci un po' di spazio rispetto al traffico che abbiamo visto prima e poi proviamo una discesa verticale. Quindi cominciamo a virare a sinistra, Carichiamo il a rotore. smaltire un pochino di energia, così vediamo bene anche l'altro traffico, riduciamo potenza e portiamo velocità a zero. Fantastico. E mezzo. Eccoci qua, velocità zero, il rotore in diminuzione, cominciamo a Ovviamente scendere sta verticale. Cedendo, però ancora E gestibile. facciamo ruotare sull'asse verticale, la pedaliera è ben efficiente, andiamo a potenza, andiamo via. Ok, il traffico là ha liberato la pista, direi che come primo volo Ma abbondante, direi che proprio abbondante. molto meglio Meraviglioso. di quanto ci si potesse aspettare. Torniamo a trimmare a 65, velocità di approccio. Tantissima roba, bellissimo. Bellissimo. E andiamo a finale libero. Traffico in direzione Lecco, Alfa 109 dal Fiamma 33. Andiamo. Bairate Mike 24, rientro con laudo corto 3-4 al Bairate. Eccoci qua. Traffico su Merate, mi dicevo Fiamma 33. Eccoci qua. Ottimo. Primo volo riuscito. Luca, siamo atterrati, tutto bene? Quindi, responso? Tutto bene, missione compiuta. Cioè? Cioè abbiamo portato in volo la macchina, abbiamo verificato le performance generali che sono coerenti con quanto ci aspettavamo. A livello di stabilità non abbiamo riscontrato nessun tipo di problema all'interno di tutto l'inviluppo. Non so, io mi abbiamo sono solo bilanciato il divertito. rotore. Ci siamo anche divertiti, Sì, mi sono quindi divertito. direi che meglio di così non poteva andare. Perfetto, per cui è operativa. Operativa, da domani Perfetto. siamo pronti. Bene, operativa, ma mancano ancora 3 cose e una grande sorpresa. La prima è montare e avvitare questo elemento aerodinamico e anche estetico. La seconda è spellicolare gli strumenti. Si farà una certa libidine. 2. Dove va questo? E manca la terza. E la terza cosa è questa. Perché questo diventa una sorta di studio televisivo volante col quale noi di Volando Channel andremo in giro per l'Italia, ma non solo. Vi ricordate che nella quinta puntata, nell'ultima puntata di montaggio, quando abbiamo fatto la prova motori, alla fine della puntata ho detto che qua dentro
avevamo installato delle cose che in qualche modo oggi le avete viste, perché durante il collaudo con Luca avete visto le riprese interne e avete sentito l'audio. Perché oltre al Giri d'Italia noi faremo delle interviste in volo. Interviste in volo, per cui se avete delle belle storie da raccontare, cercate sul canale perché c'è la mail, e scrivete la mail, mettete nell'oggetto la mia storia da raccontare, raccontate brevemente chi siete, quanti anni avete, dove vi trovate. All'inizio preferiamo Lombardia, che è la zona di decollo dove io sarò, però anche in giro per l'Italia, perché no? E la storia. La nostra redazione vi leggerà le vostre storie e poi vi contatterà nel caso decidessimo di utilizzare la vostra storia per un volo insieme. Per cui, allora, ci siamo, abbiamo quasi finito, abbiamo detto 3 cose e una sorpresa. Per cui la puntata per certi versi è finita. Mettete, se vi è piaciuta la puntata, un bel mi piace. Campanellina per ricordare quando arriveranno nuovi contributi. E scrivete nei commenti se avete delle domande, se avete delle curiosità, che sicuramente vi risponderemo. Allora, dicevamo l'ultima sorpresa, e l'ultima sorpresa è questa. Luca, puoi venire un attimo per favore? Eccomi. Ok, Luca l'avete conosciuto tantissimo, ormai abbiamo fatto tutte le puntate insieme, anche il collaudo, ma non c'è solo Luca quest'oggi, perché c'è anche Carola, che non avete mai visto, c'è Pietro, che non avete mai visto, e c'è Paolo, che avete conosciuto nella 5ª puntata, che mi ha aiutato a mettere insieme tutti i cavi dell'acqua e dell'olio, ma non solo, ha fatto tante altre cose, l'avete visto quando ha montato le cose sul rotore. Allora, velocemente, Carola, cosa fai dentro Magni? Reparto composito. Reparto composito. Pietro? Idem. Non solo, tu sei anche l'ideatore dei mezzi, vabbè, Paolo lo conosciamo, l'abbiamo visto. E l'ultima grandissima sorpresa, adesso ve la presento. Vittorio, vieni. Grandissimo. Lui è Vittorio Magni, è grazie a lui che si realizzano i sogni. Cioè io ho realizzato il mio sogno grazie a Vittorio Magni. Il sogno di una vita di poter volare, ed è grazie a quest'uomo qua. Grande Vittorio, hai creato delle macchine meravigliose, sappilo. Ok, grazie. Grandissimo. Bene signori, questa puntata è finita, ma non è finita qua, nel senso che già nella prossima puntata, con Luca che è qui, qua dietro, io dovrò fare quello che si chiama il passaggio macchina, perché io sì volo dal 2011, però su un'altra macchina. Questa qua devo iniziare a capire come funziona bene. Per cui alla prossima puntata. Grazie di essere qua tutti voi. Cominceremo a divertirci. Ci divertiremo sicuramente. Grazie, ciao. Una cosa che avevo dimenticato, che devo dare Volando Channel al boss. Al boss. Grazie. Assolutamente. Ma io lo chiamo... Puoi voltarti un secondo, perché dietro c'è una cosa molto carina da vedere. Voltati un secondo, Vittorio. Lui è il Gyro Boss. Grandissimo Vittorio. Sei il numero 1, sei il numero 1, un applausone. Grande Vittorio. Tu hai il primo cappellino di Volando Channel e dovevi averlo. Metto subito allora. Se vuoi, sì, volentieri. Allora, pronto? Grandissimo! Mi va anche bene. Ragazzi, è proprio finita. Alla prossima puntata, la prossima settimana ci saranno cose nuove. Ciao! Volando Channel.